Che fastidio questo rumore continuo all'orecchio. Oggi parliamo dell'acufene, la percezione di un rumore, solitamente riferito come un fischio o un ronzio, in assenza di un rumore reale esterno. Sì, è strano, ma succede. Qualche volta è riferito a un solo orecchio, altre volte bilaterale. Può essere continuo o pulsante, con un'intensità costante o variabile nel tempo. Premetto che questo è un argomento molto complesso, perché le cause degli acufeni possono essere molteplici e riguardano patologie di pertinenza otorinolaringoiatrica, neurologica, fisiatrica, psicologica o psichiatrica e odontoiatrica. Per questo il video non può essere completamente esaustivo sull'argomento. Cercherò di descrivere nel modo più completo possibile il fenomeno, soffermandomi soprattutto sugli aspetti che riguardano il dolore orofacciale. Stai mettendo le mani avanti? Un po' sì, se si cade è meglio con le mani avanti che indietro. In effetti. Divideremo il discorso in due parti. In questo video vedremo come si percepiscono i suoni e cercheremo di individuare le possibili cause degli acufeni. Nel prossimo video parleremo soprattutto della diagnosi con alcuni cenni sulla terapia. Riprendiamo il discorso. Riguarda circa il 10-15% della popolazione, con una prevalenza maschile. Per capire come si può originare, vediamo più nel dettaglio come noi percepiamo i suoni. Le onde sonore che provengono dall'esterno raggiungono l'orecchio e vengono convogliate dal padiglione auricolare nel condotto uditivo, fino a raggiungere la membrana del timpano. Le vibrazioni del timpano si trasmettono poi attraverso la catena degli ossicini, il martello, l'incudine e la staffa, fino alla coclea, dove gli stimoli meccanici, cioè le vibrazioni, vengono trasformati in stimoli elettrici, cioè in impulsi nervosi. Da questo punto in poi, il nervo trasmette questi impulsi attraverso un percorso molto complesso fino alla corteccia cerebrale. A questo punto noi percepiamo il suono. La complessità del tragitto che il suono deve percorrere dall'esterno fino a raggiungere il nostro cervello ci fa capire come i difetti nella sua percezione si possano verificare a diversi livelli. Ma c'è un altro fattore importante. Durante questo percorso nel sistema nervoso, gli impulsi nervosi possono essere modulati da altri impulsi nervosi provenienti da altre sedi e quindi possono essere amplificati o inibiti a seconda dei casi. Parliamo di stimoli provenienti dai muscoli e le articolazioni della testa e del collo, della mandibola, ma anche di stimoli visivi, emotivi, psicologici. Quindi lo stesso sintomo, cioè l'acufene, può essere causato da patologie molto diverse e questo rende molto difficile la diagnosi e stabilire un'eventuale terapia. La causa più frequente di acufeni sono le patologie dell'orecchio, soprattutto traumi acustici, la musica ad alto volume, strumenti di lavoro o macchinari rumorosi, ma anche traumi di minore intensità ma protratti nel tempo, nelle persone che quotidianamente, per lavoro, sono soggette a stimoli sonori. E poi patologie dell'orecchio, come la presenza di cerume, l'otite media, la riduzione dell'udito, l'otosclerosi, la labirintite, la mastoidite, la malattia di Meniere. Senta, dottore, mia moglie sta diventando sorda completamente. Cosa posso fare? Come la curo? Stavo per dire che le malattie che ho citato non le tratteremo qui, perché sono di pertinenza otorinolaringoiatrica. Quindi questa domanda non la deve fare a me, la deve fare all'otorino. Se ricordate l'animazione che abbiamo visto prima, queste patologie riguardano alterazioni della percezione dei suoni che si verificano nella prima parte del percorso che abbiamo descritto prima.
cioè nell'orecchio. Altre cause di acufeni sono alcune malattie neurologiche, alcune anche molto serie, come la sclerosi multipla, l'epilessia, la meningite, l'emicrania e la presenza di tumori del cervello e dei nervi dell'orecchio. Anche in questo caso vi cito alcuni nomi, ma la valutazione e la cura di queste condizioni spetta ovviamente al neurologo, perché queste sono patologie che possono alterare la percezione dei suoni nell'ultima parte del tragitto che abbiamo visto, cioè nel cervello. Un'altra causa di acufeni sono patologie generali e autoimmuni come il diabete, l'ipertensione, l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico, l'ipotiroidismo, ce ne sono davvero tante. Poi possiamo citare le patologie psicologiche come l'ansia, la depressione, i traumi emotivi e l'assunzione di farmaci. Infatti alcuni farmaci hanno un'attività ototossica, cioè sono tossici per l'orecchio. Tra questi alcuni farmaci antitumorali, l'aspirina, corticosteroidi, diuretici, alcuni antibiotici. Ce ne sono molti. In alcuni casi l'effetto collaterale è temporaneo e cessa con l'interruzione del farmaco. In altri casi purtroppo è permanente. Hai fatto un'interpretazione d'angoscia. Hai ragione, ma è un elenco di malattie che possono causare acufeni e non abbiamo ancora finito. Abbiamo poi gli acufeni somatosensoriali, causati da patologie articolari e muscolari del collo e della mandibola, che sono quelli che ci interessano maggiormente. Adesso parliamo della cosa più importante, la diagnosi. No, non farti prendere dalla fretta, non abbiamo più tempo. Ricordati che della diagnosi parleremo nel prossimo video. Ah sì, è vero! Ok, allora per ora ci lasciamo così. Riprendiamo il discorso nel prossimo video. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Ciao a tutti, alla prossima! Ma come? Solitamente alla fine del video aggiungi qualche battuta, qualche scenetta divertente. Oggi niente? Perché oggi ho le palle girate. Ecco, ti va bene come motivazione?